Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Raga, non ci vediamo da tanto, lo so, però vedete un po' la situa, ora qua si intravedono, però vi assicuro io vivo in un cantiere. Ma prima di iniziare, se vi piace questo format, che avrete letto sicuramente da titolo, iscrivetevi al canale, mettete un bel like di supporto, un commento per farmi sapere sempre la vostra e tutti gli altri social li trovate qui sotto nell'info box. Sono Tommaso, Tommy, Valium, il male di me, come vi si voglia chiamare. Sono fumettista e illustratore nella vita, ma super appassionato di musica e qui parliamo tantissimo di pop music. L'artista che andiamo a trattare oggi, tantissimi di voi lo sanno, è la mia cantante preferita, motivo che mi ha spinto a tornare, anche se devo fare delle premesse e devo parlarvi di tanto altro, quindi questo video sarà un accumulo di roba di cui io non sono riuscito a parlare. Intanto, per iniziare, di cosa si tratta il video di oggi? Il focus principale di oggi sarà sicuramente Lady Gaga con Mayhem Requiem, questo speciale per Apple Music che, grazie al cielo, io utilizzo, quindi posso vedermi tranquillamente in maniera legale e quant'altro. Altro, se volete dei consigli riguardanti le app di streaming, sono abbastanza informato su questo. Io utilizzo Apple Music sia per un discorso di audio, perché mi piace molto di più l'audio di Apple Music, ma anche perché come piattaforma la trovo un po' più seria. Raramente trovo cose liccate all'interno, come succede qualche volta su Spotify. Allo stesso tempo ci sono dei però, ma ne trattiamo in caso in un altro video. Se vi interessa fatemelo sapere nei commenti e magari ne parliamo. Nei miei social potete chiedermi quello che volete, raga. Ora sono molto inattivo, me ne rendo conto, mi dispiace tantissimo e ci arriviamo dopo al perché. Che cos'è questo Mayhem Requiem, questo speciale per Apple Music? È la chiusura di un'era, potremmo definirla così, o almeno a quanto sembra. Poi sapete che lei è un po' vaga in queste scelte e cose. Quello che è sicuro è che è uno speciale live, una live performance che fa da funerale a quello che è stato Mayhem, alle canzoni di Mayhem perlomeno, in un riadattamento, nuovi arrangiamenti per ogni traccia. E quindi la scaletta è molto semplice, devo dire, parte dalla prima traccia dell'album, ovvero This Is, e si conclude con l'ultima, ovvero Die With A Smile. Sono molto curioso, perché ho sentito di cotte e di crude delle versioni di questo live, perché è stato registrato ormai mesi fa, e tanti fan che hanno partecipato, che hanno avuto il piacere di essere presenti a questo live, ne hanno molto parlato su TikTok. Non si è capito niente comunque. Ci guarderemo anche il video, o almeno io mi guarderò live, proprio live, ma non credo che Apple Music, ve lo dico, mi concederà l'onore di poter pubblicare alcun frame, a meno che non abbiano pubblicato qualcosa su YouTube. In caso poi andrò a riciclare, a cercare informazioni. Se trovo qualcosa su altri social, raga, cerco di mettervelo, altrimenti questa è una reaction principalmente di audio. Come al solito, poi lo sapete, io tendo a modificare leggermente le tracce. Raga, me l'avete già chiesto in altri video, perché lo faccio? Perché sennò YouTube mi toglie il video, de base. Comunque questo Requiem, questo funerale non poteva arrivare in un momento migliore per il sottoscritto, perché, come molti avranno capito, e molti mi conoscono, molti mi seguono da anni, quindi lo sanno perché mi seguono sugli altri social, che vi consiglio se vi interessa. Tra l'altro voglio cercare di pubblicare un disegno che sto realizzando su Requiem di Mayhem Requiem di Lady Gaga. Se vi interessa, Instagram, li trovate tutti quanti. Perché dico che non poteva arrivare in un momento migliore? Perché anche io sto vivendo una sorta di chiusura di un'era. Per chi mi conosce lo sa, io voglio prendermi 2 minuti di tempo, raga, per parlarne. Mi sto trasferendo. Questa è una casa provvisoria, non è la casa mia, l'avete già vista comunque, ma è uno status provvisorio. Mi trasferisco in una casetta dove, ve lo assicuro, una volta che entrerò lì sarò iper attivo, perché mi sono fatto uno studio
niente più camere condivise, sempre in quel di Milangeles, però tutta una nuova vita. Per quanto io sia entusiasta di questo cambiamento, e spero lo sarete anche voi e che vi piaccia poi sette cose, insomma, è tutto in fase di miglioramento, ho chiuso un'era perché ho vissuto per tanti anni, per chi mi segue da tanto tempo lo sa, perché bene o male il canale è nato che io a breve mi ero trasferito poi a Milano, quindi praticamente tutto insieme, e ho detto addio ai miei coinquilini, che per chi mi segue su Instagram sicuramente li conosce, Eli principalmente su Instagram, mentre Prepu l'avete conosciuta anche qui sul canale. Ci ho fatto dei video drag, cucina in drag, Prepu che mi trasformava in una drag queen, sono dei video molto frivoli, di un'altra epoca proprio, però molti di voi mi hanno chiesto se andavo a vivere di nuovo con loro e per quanto mi dispiace era il momento di fare un altro passo e sono molto contento. Ovviamente mi è dispiaciuto a morire perché raga, per me sono veramente sono stati una seconda famiglia in questi anni e quindi chiudo questo cerchio. Tra l'altro se ne stanno chiudendo e aprendo anche altri proprio in questo preciso momento della mia vita. È una fase strana, quindi questo requiem, ripeto, arriva in un momento perfetto. La gagona sembra quasi sempre voglia parlarmi in qualche modo. È una delle cose assurde che trovo nel mio approccio a Lady Gaga. Forse poi vado io a leggerci cose in più da fan, però tant'è che mi casca sempre quasi perfetta, tipo senza voler entrare troppo nel mio personale, ma quando uscì Perfect Illusion diciamo che cascava a fagiolo con quello che era anche la mia vita amorosa. E fatto questo sproloquio, in caso qualcuno che si ricorda di Prepu ed Eli mi scriva qua sotto nei commenti. Abbiamo abbandonato la reggia, abbiamo abbandonato la lampada Britney. Raga, Britney c'è ancora, la Britney è con me, è in uno degli scatoloni che ho qua di fianco e troveremo un modo per far stare di nuovo la Britney. Me la porto dietro, lo sapete, da tantissimi anni, ormai da sempre, e non può mancare. Però la lampada Britney, quella era una costruzione della camera che avevo precedentemente. Inoltre, cosa che non ho mai potuto dire, ma in caso ne parliamo meglio in un altro video, io avevo come vicina di casa, nella vecchia casa, una cantante. Ve l'ho detto in qualche video. In qualche video vi dicevo, sento questa persona che canta. Era una cantante, tra l'altro, conosciuta, molto conosciuta, e che io amo da morire. Non voglio entrare troppo nel merito, però sia io che questa artista, che stimo tantissimo, ci siamo trasferiti nello stesso momento. Siamo arrivati nello stesso momento e ce ne siamo andati nello stesso momento. Niente, questo per farvi capire che c'è un po' di nostalgia, di malinconia. Per quanto riguarda altre uscite, raga, a proposito della gagona, non abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada 2, The Devil Wears Prada 2, con le canzoni che sono uscite, ovvero Shape of a Woman, Runway, grazie al cielo ce l'abbiamo fatta, e Glamorous Life. Allora, delle tre, due mi piacciono, che sono Runway e Glamorous Life. È una ballad pazzesca, molto prima Gaga, non roba country, robaccia, molto ballad newyorkese, l'ho molto apprezzata e molto in linea col film. Invece raga, confermo quello che vi dicevo già nel video di Runway, che Shape of a Woman per me è un no, è un enorme buco nell'acqua, la trovo una canzonetta, non mi ha detto niente. Se è la vostra canzone preferita Lady Gaga, tanto meglio, però no. Invece grandissima perdita per il sottoscritto, raga, che grandissima perdita. Ci ho provato, ve lo giuro, ci ho provato a fare il video, ci ho provato a trovare un set, ci ho provato a fare tutto, non ce l'ho fatta. E sto parlando di Bring Your Love, singolo di Madonna con Sabrina Carpenter. Raga, è una bomba, 110 lode per quanto mi riguarda. Veramente un grandissimo pezzo dance, super amato,
Madonna, sapete che è è un'artista che a me piace tantissimo, quindi anche nei suoi anni un po' più bassi, se così vogliamo dire, io ci ho sempre trovato del perché lei è Madonna. E quindi sì, siamo pronti per Confession on a Dance Floor 2. Ah, anche roba italiana che mi è piaciuta. Mi sono salvato Una donna non può di Francesca Michelin. Grandissimo pezzo pop italiano, secondo me. Ah, Rock Music, scusatemi, della Carla, di Charlie XCX. Allora, raga, che vedevo di? Non è neanche male l'idea, però dura veramente troppo poco quella canzone. Cioè, è criminale quanto poco duri. Quindi, boh, fatemi sapere poi voi nei commenti, fatemi sapere se c'è altro che mi sono dimenticato, che mi sono perso. Dovete aiutarmi in queste settimane, probabilmente anche per i prossimi 2 mesi. Vi aspetto veramente, sia nei commenti di YouTube, sia in DM su Instagram, raga, mi dovete aiutare perché io, con tutti questi traslochi e cambiamenti, non ci sto dietro. Ho bisogno di aiuto, quindi datemi consigli, ditemi cosa sta per uscire che vi interessa e io cerco, come sto facendo oggi, quindi in maniera un po' così, cerco di portarvi quello che volete, sempre se mi interessa. Sapete che io sono molto onesto in questo, se non mi interessa raramente ne parlo. E basta, dopo tutto sto sproloquio che vi avrò rotto già le balle, iniziamo con questo Mayhem Requiem. Ok. Stranger, Remember Me. Ok. Ah, sì. Lei entrava con il suo velo nero. Oh, raga, wow. Vi faccio vedere solo qualcosina, tanto guardo anche io. Ok. Ah, così devotto. Mamma, la mia prefe, raga, lo sapete. Che cos'è sta canzone? Bella col velo. Com'è epica questa parte. Bello il palco. Ah, apertura. La resa più epica. Così arriosano. Wow. Ehi. Come on, demonio, gaga. Devo interrompere, mi ricorda un po'. Intanto il palco, raga, non so se lo vedete, ma si vede qualcosa? È letteralmente il palco del Mayhem Ball, il tour che ha fatto per un anno quasi a sta parte, però distrutto, è tutto caduto, è tutto crollato, e gli dà un che di qualcosa di più medievale, da le rovine, no? Se prima era un teatro dell'opera classico, diciamo, adesso invece è tutto decaduto, è tutto più... ha quel sapore, no, di medioevo quasi, sì, più cavalleresco quasi. E c'è semplicemente, non ci sono ballerini, c'è soltanto la band sparsa qua e là e lei lì in alto con queste pianole, ma ha letteralmente un DJ set pieno. Cioè è un completo, è una struttura completa, mi ricorda molto la performance dei Grammy. Devo dire che comunque quest'anno la Gagona sta servendo silenziosamente, ma tutti silenziosamente. Non è un anno in cui riescono ad andare bene le nuove uscite, diciamocelo pure, a meno che non fanno robaccia. Cioè, se guardate la top 100 italiana, vi viene un colpo. Quello che stavo per dire, scusatemi che mi sono dimenticato, tornerò indietro perché questa parte più rock mi stava facendo gasare un sacco. La cosa che mi ricorda è le versioni The Antidote e Poison di Disease che fece sempre su YouTube, se non sbaglio. Però,
vocalmente mi interessa di più sta roba, e anche musicalmente, questo senso più epico mi piace a morire a me. Let's go! Vocoder. Bomba, bomba questo live. Ma questa canzone sarebbe bella in qualsiasi modo. Cioè, è talmente bella. Ah! Come on! Sì, amore. Come on! Yes! Batman! Come on! Yeah. Stop un attimo perché Sera sembra quasi essere nata con Harley Quinn, quindi con Joker, e ora vederla così quasi in veste da Batman sembra quasi tutto un chiudere il cerchio in questa maniera, anche se mi è piaciuto come in realtà ha voluto chiudere il cerchio, perché ha promosso questo live con Shadow of a Man, che chiaramente ho già visto quella, ve lo dico, spoiler. E Shadow of a Man, questa è una nozione per i veri Little Monster, è stata usata per veramente dare il via all'era, perché venne usata in chiusura del film Chromatica Ball Film per promuovere questo nuovo progetto discografico che poi si è scoperto essere Mayhem, e quindi chiusura perfetta. Passiamo alla prossima! Abracadabra! Pianoforte? Ah! Cioè, guardate, scenografia pazzesca, bellissimo, sembra un quadro. Vocals, wow, bellissimo comunque, a livello visivo è stupendo. Ehi, mamma mia, che come la sente tutta. Ehi, ehi. Scusatemi raga, sono troppo intrippato ora. Qui c'è un'altra roba, sono sicuro. Qui c'è... Dio, come si chiama quella canzone? Mi viene in mente, però è un sample, sono abbastanza sicuro. Clap your hands! Come on, come on! Mamma mia, ma che era stata? Ah, Mayhem, ti ricorderò a vita. Ok, Angelica. Questa è quella dei Grammy. Hey, hey! Mio Dio, fosse stato là avrei ballato tutto il tempo. Lei è immobile, per ora. Però forse per dare quest'aura di funerale. Raga, non ce la faccio. Ce l'ho. Megalomaniac. È Megalomaniac. Ecco qual è la canzone. Ok, ma sarà tutto un rush e non stop? Cioè, ora parte Garden of Eden così? No. Sì. Sì, invece. Ma questa è Supermassive Attack. Le sto riconoscendo. Che già te la ricorda Garden of Eden di per sé, però sto giro il riff di chitarra è proprio quello. Oh, bravi fan che stanno tutti saltando. È proprio un live tipo come se fossi in discoteca, secondo me, devi vivertela così. Non devi guardarla troppo. Anche perché raga non è che stia facendo questa cosa. Sì, è quello.
Funny. Allora, qui si gioca tutto, raga. Qui si gioca tutto perché io ho una teoria. È una teoria molto forte. Forse molti fan non saranno d'accordo, ma secondo me alla Gagona non piace. O almeno non fa impazzire Perfect Celebrity. Lo si capisce spesso nei suoi album quando ci sono delle canzoni che non ha voglia di fare, per come le fa. E dobbiamo dirlo, ammetterlo, non esiste un live di Perfect Celebrity meritevole o che gli restituisca la stessa energia che c'è nell'album. Questa è una grande verità, scomoda, grande verità. E quindi proviamo a darle questa opportunità con Requiem. Già iniziamo male col pianoforte. Però bello, È una delle mie prefe comunque dell'album. Ehi, belli i voice over. Bellissimo lavoro di produzione questo live. Ok, più mostruosa, più oscura. Fantasma. La fa tutta così. Raga, la odia, io ve l'ho detto. Allora, livello scenografia 100, Ti prego, fammi il bridge, ti prego. No, ti prego. Oh, signore. Oh, li senti i tuoi fan, amore? Tutti che urlavano? Tagliata, brutalmente tagliata anche qua. Niente, non ce la faremo mai a farla intera sta canzone, non ce ne fotte. Però i tuoi fan li hai sentiti, amore. Loro la volevano, loro l'hanno sentito quel bridge. Ah, Vanish into You. Che le so già perché sono nell'ordine dell'album, quindi... Comunque quanto abbiamo rivalutato Vanish into You, raga, da un anno a sta parte, da quando è uscito Mayhem. Cioè, è tipo una delle mie canzoni preferite di Lady Gaga ora. Veramente molto più complessa di quello che sembri, proprio a livello di struttura. Ora mi fa Vanish into You come avrebbe dovuto fare Perfect Celebrity, chitarre, più show, perché si sta finalmente muovendo, sta strisciando per terra. C'è del dramma che a noi piace. Wow. Bella, non è molto cambiata questa, è solo una versione acustica. Wow. Ah, questa volta la dedica al palco, tipo. La dedica all'era. Adoro. E mo' abbiamo un intro. Andiamo a cambiarci. Cromatica. Chi là? Ma si è cambiata solo un altro abito da funerale. Adoro. Il mood. Ehi! Ehi! Mamma, io la amo, Killa. Lei la ama tutta, Killa. Vedete cosa intendo quando dico... Scusate, adesso ve la faccio vedere. Vedete cosa intendo quando dico che si vede quando una canzone lei la ama? Lei Killa. Raga. Killa la ama. Cioè, look at her. La sente. Yeah. E comunque ve lo dissi anche nel video dove vi parlai del Mayhem Ball. Killa è stato il mio momento preferito. Raga, la sentite tutta, perché lei vuole farvela arrivare. Lei, quando ama una canzone, ve la fa arrivare. Può non piacervi nell'album, ma dal vivo è un'altra roba. Raga, ma è Closer dei Nine Inches. Sì, è lei. Mi fa spaccare che ieri... Perché mi segue su Instagram, forse c'è ancora la storia. Sto facendo il disegno appunto per Requiem e avevo messo nelle storie come canzone Closer dei Nine Inches.
Comunque io e lei siamo collegati, l'ho già detto. Zero funky sta versione, eh. Sì, sì, questo industrial, alternative rock, sono proprio loro. Adoro. Lei DJ comunque. Cioè, lei è proprio DJ. Come on! Ehi! Raga, che bomba! Come on! The best, la migliore finora. Tutti a casa. Killa divora sempre. L'avrei stravoluta singolo. Io e anche lei. Sapete chi no? Il mondo non avrebbe capito Killa, ma è una delle migliori dell'album. I'm a motherfucking Starboy. Raga, è Starboy di The Weeknd. Comunque che sta troia. Quando esce sta canzone con The Weeknd? E comunque Zombie Boy io l'ho sempre detto che ricordava The Weeknd. Così proprio poi... She loves to gag us. Gag us. Yeah. This bitch. Comunque raga, vi dirò, se non potete vedere la versione video, allora sì, le scenografie sono molto molto belle, ma non è uno spettacolo, non è uno show, è veramente anche di funereo, e lei stessa è molto posata, molto ferma, è più dare spazio al suono, al sound, quasi una sessione di suoni e musica, dove le persone che hanno partecipato devono semplicemente ascoltare, e secondo me è più l'ascolto quello che è richiesto da questo Requiem. Wow! Wow! Devo dire che finora le mie prefe sono state Disease, vabbè, ma Disease può anche farla ruttando, mi piacerebbe, Killa e Zombie Boy, bellissimo. Wow, proprio Vaporwave. Questa l'ha tenuta, questa parte l'ha tenuta uguale perché tutta la canzone è Starboy di The Weeknd e questa era la parte più da The Weeknd nella canzone originale. Comunque, she's a bitch. She's a bitch. Oh, quella chitarra, sì. Comunque una dea. Bravi fan che hanno cantato la parte iniziale. Questo cambio di note mi fa impazzire. Bellissima. Come hai hittato quella nota? Con il vocoder, con i sintetizzatori, bellissimo. Raga, bellissimo a livello sonoro. Cioè siamo stati alla chitarra, pianoforte, sintetizzatori. Bella costruzione. Come on, how bad do you want me? Un altro interlude. Sto giro si sarà cambiata. Sono dolcissimi comunque questi interlude. Gli danno proprio quell'aria, no? Da fine, da chiusura. Oh, I'm gonna be depressed right now. Please no. Oh my god, mi sta uccidendo questo momento. Oh, quanto ti ho amato, Mayhem. Ti amerò per sempre. Dai, fammi rivalutare sta canzone, sapete che è quella che mi piaceva meno. Ok, già meglio comunque dell'originale.
Vabbè, vi dirò. Perché fatta così le dà più il valore lirico della canzone, secondo me. Cioè dà più il peso che ha la canzone in sé come per la scrittura. Bacini, bacetti, c'è gente che limona, raga. Tutti in love love. Oh! Ah, yeah! Never ending story. Production 1000. Più bella è così, è molto più bella. Oddio, che canzone è. Non mi viene in mente. Vabbè, carina, raga. Cioè, era partita molto bene. Poi sempre quella, a me non fa impazzire, lo sapete. Don't Call Tonight per la prima volta dal vivo, prima e ultima. Povera Don't Call Tonight. Ah, ok, più... I'm so addicted to your life. Oh. Cioè, se mi chiedete a cosa è vestita ora, una cozza. La cozza. Vabbè, lei si sentiva cozza. Certo. Divinità. Luce divina. Shadow of a Man, raga, la conosco già e mi ha fatto impazzire sta versione. Molto epica, molto ariosa, molto... Vabbè, ma poi gioca a favore il fatto che è una delle mie prefe dell'album. Sempre lo è stata. E ho amato che nei diversi ritornelli cantasse le varie parti, tipo ora canta la parte veloce che non l'ha mai fatta dal vivo, invece ho adorato, nella parte dopo canta il show me le risposte, no? E poi ovviamente tutto insieme nelle voci, comunque veramente un bel gioco di produzione sto live. Pronti? Yeah! Wow, raga. Wow. Meravigliosa. The Beast. La produzione, raga. E la voce. Bella bassa. Ehi! Anche questa la ama, raga. Te la fa arrivare. Comunque un quadro, veramente. Un quadro. Blade of Grass. Questa non me l'aspetto, molto diversa, onestamente. Non c'era molto da dire, raga, è molto simile all'originale questa. And now, last track of this live performance, a questo Requiem live, Die With A Smile. No, scusate. È partita proprio così da botto. Cioè... No, devo farvela vedere. No, ma veramente Die With A Smile, raga.
Cioè è Night Call di Kavinsky. Die With A Smile. Oh, come on DJ Gaga. Mazza che bomba, raga. Wow. Vorrei che fosse tipo una previsione di come sarà quella con The Weeknd. Oh mio Dio. Uff. Cioè luci, tutto. Ve lo giuro, è proprio, vedete? È proprio un fighissimo DJ set, gigantesco. Cioè bisognava ballare lì, non bisognava guardarla. Vai Gaga. Oh! Ah, così. Wow. Dio, spero esca. Wow, dai. Come on. Wow. Funerale dei robot. Bellissimo. Wow. Wow, raga, che chiusura pazzesca. Come on, mother. You did it again. Sì. Questa mi ha sorpreso molto. Questa è stata proprio una bomba. Grandiosa. Goodbye, Mayhem. Love you. The end, raga. Ufficiale. E basta, raga, direi che questo è sufficiente. Allora, cosa ne penso in generale? Vi dico proprio le cose un po' come stanno per me. È una idea molto molto carina, ha rinfrescato molte tracce. Secondo me non tutte hanno giovato di questa nuova anima. Sicuramente si è divertita, mi è piaciuto quello, mi è piaciuto l'esperimento. Come performance, devo dire, niente di che, cioè nel senso è tutto molto concentrato sulla produzione, sulla musica, non tanto sulla spettacolarità. Non c'è spettacolarità in questa performance, non c'è una ricerca del pubblico, non c'è niente. È letteralmente quello che farebbe un DJ. Un DJ nei suoi DJ set, senza con il plus che non c'è nessun put your hands up in the air, cose del genere. Ma tutta l'energia c'è stata nel Mayhem Ball, quindi credo fosse una chiusura anche dell'aspetto live dell'era, sicuramente, anzi. Invece per quanto riguarda le versioni, vi posso già dire quelle che mi hanno colpito di più. Vabbè, Disease l'ho già detto, ma la amerò per sempre. Abracadabra mi è piaciuta perché c'è all'interno c'è Megalomaniac dei KMFDM, non so se voi l'avete sentita, io l'ho molto sentita. Poi mi è piaciuta molto anche Killa, assolutamente, Killa pazzesca, con all'interno tra l'altro Closer. E poi Zombie Boy, per il richiamo palese a The Weeknd, Daft Punk, Giorgio Moroder e quant'altro. Love Drug molto molto bella. Shadow of a Man, assolutamente The Beast, dei vocals pazzeschi, eccelsi veramente. E in assoluto la canzone che mi è piaciuta di più, ve lo posso assicurare, è stata Die With A Smile, con questa versione dei Nightcall, cioè di Nightcall di Kavinsky. Scusatemi, perché è palese che è un sample di Nightcall. Voi cosa ne avete pensato di questa chiusura? Siete tristi che l'era è finita? Fatemelo sapere, raga. Finalmente però posso dire una roba. Finalmente mi sento anche io un po' libero, devo essere onesto, perché ultimamente Air Canale sta diventando Air Canale delle Lady Gaga.
Ora, un po' sto a scherzare, mi mancherà tantissimo se non ci saranno nuove cose nel breve periodo, però, raga, ha servito per un anno intero tantissimo. Io, come Little Monster, ne sono mega felice, mega grato, perché è stata una delle sue migliori ere. A livello, secondo me, di marketing, la sua migliore, in assoluto. Proprio potentissimo marketing, non ha mai dato una pausa. Non trovo sia la più iconica, la Mayhem era, trovo che la più iconica ad oggi resti ancora Born This Way, quella con le più grandi hit The Fame Monster, la mia preferita è il pasticcio, ne abbiamo già parlato, Art Pop. E quindi de base i gusti sono gusti. Qual è la vostra era preferita Lady Gaga? Salutiamo tutti insieme Mayhem, dite nei commenti goodbye Mayhem. E buona continuazione a tutti e noi ci vediamo a un prossimo video che ve lo assicuro torno raga, torno.